Buonasera amici di MRTV, benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano. E come sempre salutiamo Marco Ludovico. Ciao Marco! Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Bene Marco, allora questa sera un argomento un po' particolare. Parliamo di neoliberismo, ma in termini un po' diversi. Quindi io voglio già lasciare subito la narrazione a te, considerato che è un titolo che hai scelto tu. Quindi vogliamo un po' capire tutti quanti in che maniera ovviamente questo neoliberismo fa parte ovviamente della nostra quotidianità, ma non solo in termini economici. Marco, a te. Allora sì, ne sentiamo parlare ormai da tempo, ne sentiamo parlare spesso, declinato in varie forme, ma più che altro ne sentiamo sempre parlare in termini di paradigmi economici, quindi legati a abbiamo sentito tante volte all'aumento del PIL, alla crescita, al taglio della spesa, piuttosto che a determinate visioni appunto di quella che è l'economia. In realtà, se andiamo ad analizzare bene, io ho provato a fare un tuffo nel passato, seppur virtuale, di 50 anni, perché pratico non mi era possibile, e se andiamo a vedere rispetto a quello che era la nostra società, il nostro mondo 50 anni fa, dove intanto c'era un benessere molto più diffuso, oggi vediamo che c'è un benessere e una democrazia molto meno diffusa, possiamo riallacciarci anche a questo concetto che ha influito molto più che a livello economico, ha influito proprio nel nostro modo di vivere, ma anche nel nostro modo profondo di pensare. E il riassunto più breve che possiamo fare è proprio quello che abbiamo scelto per la copertina e per il titolo, ovvero mentre se ci pensiamo fino a 50 anni fa era difficile che si gettasse via qualcosa di anche solo ancora minimamente funzionante, si era più propensi a cercare il problema, quindi perché quella determinata cosa non funzionava più, quindi intanto ci si faceva una domanda, si analizzava la cosa e poi il 99,9% delle volte la si andava a riparare o comunque si cercava un rimedio per poter tenere quella cosa, di metterla a posto, di farla funzionare. E questo probabilmente era quello che poi veniva fatto e possiamo vedere come è stato esteso a tutta la società. Noi ci ritrovavamo con un paese uscito perdente, sconfitto tra l'altro dalla seconda guerra mondiale, eppure abbiamo visto in pochi anni come il benessere, la democrazia, i diritti e tutto quello che di più caro c'era, ma in generale proprio il benessere fisico, psichico ed economico delle persone andava via via aumentando esponenzialmente un anno dopo l'altro. Adesso è un po' di anni invece che vediamo tutto il contrario. Quindi in quella società c'era una visione politica nel quale tutto quello che non funzionava e non aveva funzionato nel passato e che purtroppo poi aveva dato lezioni anche abbastanza forti e amare, veniva aggiustato. Si cercava il modo di aggiustarlo al meglio. Se non funzionava veniva fatta quella che oggi anche lì ha subito una depravazione del termine, perché all'epoca se venivano fatte delle riforme era perché si era individuato un problema in qualcosa che non funzionava e si cercava tramite una riforma di riportarlo alla forma, quindi di aggiustarlo, riportarlo alla forma migliore possibile. Ecco, forse la scissione più netta di questo modus operandi e di questo sistema di pensare l'abbiamo avuta proprio nel 1992. Io lo richiamo spesso, ma perché ovviamente quell'anno, insieme alla caduta del muro di Berlino e a tanti altri avvenimenti storici, ha rivoluzionato completamente il panorama internazionale, cioè da quel momento il mondo è diventato un altro mondo. Poi
migliore, peggiore, lo deciderà la storia, però sicuramente, al di là del giudizio qualitativo o morale, sicuramente è un mondo diverso da quello che c'era negli anni 60, 70 e 80. Ecco, in quel caso cosa abbiamo visto? Abbiamo visto appunto una società che tutto sommato stava bene, però abbiamo visto una classe politica che per vari motivi usufruiva di finanziamenti da parte di privati, le cosiddette bustarelle, tangenti e così via. E qual è stata la differenza di approccio? Non si è cercato di capire cosa non aveva funzionato. Si è andati su una sorta di giudizio morale, etico. Quindi quella roba lì non va bene, è brutta, non funziona, o meglio, funzionava ma non funziona perché ha quel difetto, quindi cosa facciamo? La buttiamo via. Quindi noi abbiamo preso un'intera generazione, classe politica e l'abbiamo semplicemente buttata nel cassonetto, senza preoccuparci però di avere un'alternativa o qualcosa di uguale, migliore, cioè al buio. L'abbiamo completamente gettata perché tanto eravamo convinti di poter acquistare un nuovo prodotto più moderno, più funzionale, migliore, semplicemente gettandolo. Ecco, la storia poi diciamo che ci ha dimostrato che non è andata esattamente così. Adesso un nostro spettatore, in uno dei primi commenti arrivati, non so bene per quale motivo, però ci scriveva Palamara. Io lo voglio prendere come spunto, nel senso che non so bene, in funzione del titolo della trasmissione, cosa volesse intendere scrivendo Palamara. Però per quanto provocatoria possa sembrare la cosa, qui abbiamo fatto con la vicenda Palamara la stessa identica cosa. Ovvero, sono emerse delle intercettazioni, sono emerse anche delle confessioni, c'ha scritto addirittura un libro, proprio intitolato Sistema Palamara, dove spiegava esattamente tutto quello che veniva, come venivano nominati i magistrati del CSM, come venivano manipolate determinate sentenze, determinate cose. Eppure cosa si è fatto? Non si è cercato di capire che cosa non funzionava a oggi di quel sistema, per esempio, legato al CSM e alla magistratura. Non si è cercata una soluzione per far sì che quello che abbiamo visto non funzionare oggi continui a non funzionare domani. Si è pensato che semplicemente prendendo il Palamara di turno, che oggi è lui, domani ha un altro nome ma cambia poco, e gettandolo nell'indifferenziata, a quel punto il problema magicamente si sarebbe risolto. In realtà probabilmente andrà peggiorando, non perché necessariamente arriverà una persona peggio di Palamara, ma perché siamo stati tutti bimbi e sappiamo che quando ci scoprivano a fare una marachella, quando facevamo di nuovo stavamo più attenti. Cioè, avevano capito che c'era il rischio di essere scoperti e quindi banalmente quando decidevamo di ricompiere la marachella cercavamo di farla ponendo più attenzione a non fare la fine della volta precedente. E così, se vediamo, è per tutto quello che ci circonda, anche il 99% degli oggetti che abbiamo in casa, quante volte abbiamo deciso di ripararli? Quasi mai, ma anche perché tante volte si buttano le cose ancora funzionanti perché voglio il modello nuovo, voglio quello più bello esteticamente, col design migliore. Pensiamo ai televisori, come sono cambiati, cioè un tempo il televisore più grande che ci poteva essere in casa era quello da 21 pollici della sala, al quale si riuniva tutta la famiglia come fosse una sorta di cinema. Adesso il 21 pollici è relegato, quando va bene, alla cucina, se no in alcuni casi addirittura al bagno, cioè si mette proprio come se fosse una roba a perdere e si parte dai 40 pollici in su, manco fossimo diventati tutti appassionati di cinema o avessimo le dirette cinematografiche tutte le sere. In realtà serve di più, serve di meno, non lo so, però sicuramente è proprio cambiato questo nel nostro modo di pensare. Il non voler più
aggiustare, in primis porci la domanda. Cioè, questa cosa qui non funziona più, perché? È una domanda importantissima, ci tiene in allenamento il cervello, ci abitua a ragionare come dei veri cittadini sovrani dovrebbero fare, che quindi cercano di capire qual è il problema e perché quella cosa non funziona. Perché questo è importante? Perché se non mi pongo questa domanda, banalmente non risolverò mai il problema, cioè continuerò a sostituire, pensando di risolvere il problema, un problema con un altro problema. Quindi se io ho per esempio una macchina che ha un difetto, una macchina e un modello che ha un difetto di fabbrica e quindi non funziona per una specifica ragione, magari anche facilmente riparabile, io butto via quella, ne compro un'altra nuova, dico beh questa è nuova, e poi mi capita che si ferma di nuovo, ha lo stesso identico problema, ma guarda un po'. E questo è quello che ci continua a succedere. Noi per esempio quante volte sentiamo dire non c'è nessuno che mi rappresenta. È vero o no? È una delle lamentele che sentiamo più spesso. Ma nel frattempo cosa abbiamo fatto per capire il motivo per cui non c'è nessuno che ci rappresenta? Abbiamo provato a ragionare in maniera diversa? Abbiamo capito se abbiamo espresso, ripeto, tutti i discorsi che facciamo sono al di là dei giudizi morali, vogliono andare sempre nel merito della questione. Abbiamo provato a capire se, per esempio, negli ultimi 30 anni io ho votato sempre lo stesso identico partito. È legittima a quel punto la lamentela: "Non c'è nessuno che mi rappresenta". Non è che magari niente, non ho cercato altrove e il motivo potrebbe essere semplicemente il fatto che non ho esercitato quel potere da vero cittadino sovrano. A me ci sono tante cose degli Stati Uniti che non piacciono, ma ci sono anche tante cose che ammiro. Una di queste, per esempio, da un lato quella che non apprezzo è proprio il titolo di questa puntata, quel sistema iperconsumistico, da lì arriva, quella visione iperconsumistica tale per cui nulla va riparato, ci vuole tutto nuovo perché così aumentano le vendite, aumenta il PIL, aumenta la produzione e poi ci ritroviamo Greta Thunberg. Dopodiché c'è una cosa molto bella, se uno segue quando ci sono delle elezioni in America, i voti si spostano semplicemente per una dichiarazione sbagliata o mal interpretata di un politico, fatta male, si spostano percentuali altissime. Fino all'ultimo minuto le elezioni possono essere completamente ribaltate. Da noi questo non succede mai. Guardiamo per esempio gli ultimi 2, 3 anni. Quante cose sono successe? Di quante cose ci siamo lamentati? Eppure se io guardo gli esiti delle elezioni, a prescindere, ripeto, chi ha vinto, chi ha perso, se era meglio, era peggio, però quello che devo analizzare è che sostanzialmente è come se non fosse successo nulla, perché le percentuali sono rimaste sostanzialmente cristallizzate esattamente dove erano. Noi abbiamo intervistato sia insieme che in maniera disgiunta, abbiamo colloquiato con tante persone di tutti gli schieramenti politici e abbiamo visto, al di là dello stemmino che avevano dietro, proprio singolarmente come persone, che differenze potevano avere fra loro. Eppure non si è notata questa voglia di aggiustare, di riparare qualcosa che si ammette quotidianamente che non funziona. Quindi Serena, cosa possiamo tu invece, che di solito riesci a dare una visione un po' più bella diciamo a quella che io invece grettamente e pragmaticamente poi declino, su questo Ma tema cosa ci puoi dire? in realtà, come hai detto tu sei molto pragmatico, cioè sei molto calato nella quotidianità e nella realtà, che è molto importante perché tanti invece si dimenticano questo aspetto che invece è molto molto importante
nella nostra vita. Allora, a me è venuto in mente, finché parlavi Marco, di una tradizione che si narra sia di origine giapponese, in relazione a quelli che sono gli oggetti rotti. Ovvero la riparazione di questi oggetti in maniera un po' particolare. Son sincera, non ricordo il nome di questa tradizione, ma io credo che forse in tantissimi ne abbiamo già sentito parlare. E quindi il fatto che dicevi tu poco fa, evitare questo estremismo nel consumismo, perché che è ovviamente un concetto neoliberista, cioè il continuare a dover consumare a prioristicamente. E appunto, come hai detto tu, poi si parla ovviamente di tutta una serie di situazioni e arriva la Greta di turno a dirci che dobbiamo cambiare modalità di stile di vita. E questa tradizione ci racconta come gli oggetti che si rompono vengano rimessi insieme con dell'oro colato. E quindi si riparano, sono oggetti rotti, ma che non si riparano di per sé, punto e basta, ma aumentano anche di valore. Quindi questa parte che sembra ovviamente non essere, cioè l'inutile di quella situazione, cioè di quell'oggetto che è diventato ormai non più usufruibile, non solo riacquista il suo ruolo, ma aumentando anche quello che è il suo valore. E guarda, ho visto Simon che ha messo il nome di questa tradizione. Marco, se riusciamo a farla passare, grazie Eccolo Simon, che qui. è Kintsugi, grazie, esatto. Non lo ricordavo, ma ti ringrazio di averlo scritto in chat. Ma poi tu hai detto un'altra cosa molto interessante, Marco, ed è quello: non ci chiediamo più perché questo non funziona. Semplicemente ci diciamo non funziona e basta. Ma perché diciamo non funziona? Invece di chiederci il perché in senso evolutivo, ci diciamo non funziona anche in merito a tutto questo aspetto politico che tu per esempio hai portato alla luce. Invece di dire non funziona più e mi chiedo il perché, cioè trovo la causa di questo non funzionamento o malfunzionamento della situazione, semplicemente dico non funziona più perché non è come dico io. In realtà non è che le cose sono corrette perché le penso io e sono sbagliate perché le pensa diversamente qualcun altro. In realtà bisognerebbe, per riparare, invece di sostituire, bisognerebbe iniziare a comunicare in maniera corretta. E però questo mi fa fare una riflessione, Marco, che vorrei però farla insieme a te, cioè nel senso, ehm, noi vediamo tutto questo anche ormai nelle relazioni. In che senso? Cioè noi vediamo un sistema neoliberista anche nei rapporti umani. E uno dice: in che senso? Cioè quando vado a far la spesa, quando vado a comprare qualcosa, quando scelgo? No, proprio nel rapporto di per sé. Oggi non si tende più a sistemare qualcosa magari che si è rotto, e magari si è rotto perché ci si è fraintesi. Ormai si tende sempre a voler sovrastare gli altri e imporre la propria idea, anche da parte di chi dice no, abbiamo libertà di opinioni, e poi alla fine però se non la pensi come me sei un idiota. Sì. Invece di andare a capire il perché l'altra persona pensa diversamente, ascoltare quali sono le sue ragioni. Noi lo vediamo per esempio nelle amicizie. Le amicizie si rompono e chi se ne frega.
rapporti di coppia che si concludono con un SMS o su Sì. WhatsApp ormai, ok? Cioè rapporti di lavoro che siccome non stai facendo quello che dico io, dopo 20 anni che sei in questa azienda mi permetto di licenziarti, oppure me ne vado io perché il titolare non mi ha ascoltato in quell'unica cosa, ma magari è 20 anni che avete un rapporto bellissimo, quindi per una cosa si tende a rompere e a sostituire ogni tipo di relazione. Ormai questo sistema neoliberista è entrato nell'ottica proprio della modalità di pensiero. Non si aggiusta più, si cambia. E Si addirittura cambia Serena, perché è più mentre ti sei semplice. È frizzata per un come attimo, mi viene in mente anche lì quante volte c'è addirittura la volontà bieca del cambio di modello. Cioè sono 10 anni, sono 20 anni che stiamo insieme, sono stufo, ho voglia di qualcosa di nuovo. Cioè pensarlo da parte dei nostri nonni, quanto è impensabile un ragionamento del genere. esatto, esatto, cioè della serie ormai, ma perché per esempio stare insieme ancora? Cambiamo, no? Mentre io ammiro ancora oggi quelle persone che arrivano come i miei genitori a festeggiare, quest'anno hanno festeggiato il 50° di matrimonio più 2 anni ovviamente di fidanzamento. E quindi è appunto questa cosa di dire ma ormai si è rotto tutto. Sì, ma si è rotto tutto perché una volta conquistata la relazione, che può essere la relazione di coppia, la relazione lavorativa, l'amicizia, cioè nel senso quando si parla di relazioni si parla sempre in senso ampio, bisogna anche essere in grado di mantenerla. Una conquista va mantenuta poi. È come se io vinco la lotteria, che se poi non sono in grado di gestire quei soldi li perdo nel giro di pochissimo tempo. E voglio anche rifarmi appunto a al messaggio sempre di Simon che hai fatto girare. Sì, infatti in comunicazione si tende a allora, intanto in comunicazione il perché va sempre utilizzato solo esclusivamente in fase di pensiero critico e non in fase di loop. E quindi è un perché utilizzato in maniera diversa. Però effettivamente si tende a dire, cioè, come posso fare per? Però il come posso fare per implica che ci devi dedicare, come dico sempre, tempo ed energie. E infatti è come la lavatrice che si rompe. La lavatrice che si rompe è più facile lasciarli tutto, andare in negozio, comprarne un'altra, vado su Amazon, la ordino, mi arriva a casa e fine, piuttosto di star lì e capire perché si è rotta magari ovviamente aspettare anche magari qualche giorno che arrivi il tecnico della lavatrice e che magari cambi un piccolo pezzo che costa meno. Quindi sì, Simon, effettivamente il come posso fare per è molto evolutivo e ci farebbe cambiare proprio di rotta, cioè non più vivere in un sistema neoliberista a livello relazionale, che poi ovviamente anche questo si andrebbe a ripercuotere da un punto di vista economico e politico, oltre appunto anche sociale, cioè questo pensiero neoliberista veramente si è insinuato nei meandri della nostra testa. Non so Marco se magari ti può venire in mente qualcos'altro in merito a questa modalità di vivere le relazioni o qualche esempio magari che ti può venire come ti è venuto per la politica poco fa, perché secondo me è un aspetto particolarmente importante e che ci dovrebbe far riflettere
Moltissimo, cioè prima di dire, dobbiamo cambiare il mondo, chiediamoci perché lo dobbiamo cambiare, cioè facendo riferimento a quello che ha scritto Magari va solo Simon, aggiustato. come? Magari va solo aggiustato, non c'è bisogno di cambiarlo Esatto, il mondo. esatto, quindi invece di dire: "Come cambiamo il mondo", come posso fare per renderlo migliore con quello che ho già? Con quello che ho, perché infatti sempre nei corsi motivazionali, adesso m'ha dato questo spunto, si dice sempre: "Fa ciò che puoi con ciò che hai adesso". È lì che esce la creatività della persona, si sviluppano i talenti della persona e si impara a gestire le relazioni, a gestire l'economia e a comprendere la politica. Sì. Marco, a te. Ma allora, sicuramente sul discorso dei rapporti personali, qui forse mi vado a riagganciare a un altro tema che volevo toccare. Quante volte, soprattutto adesso, sentia e mi è venuto in mente anche quando hai parlato della lavatrice, del pezzo che magari costa anche poco, quante volte sentiamo parlare ormai su tutto, a spianata, proprio in maniera orizzontale, del famigerato rapporto costi-benefici. E chi lo decide qual è il costo e qual è il beneficio? Quanto vale il costo e quanto vale il beneficio? Esempio pratico: tutti penso conosciamo Leonardo da Vinci, Raffaello, tutti i migliori artisti italiani che abbiamo avuto hanno fatto qualcosa di che oggi riteniamo inestimabile. Quanto vale oggi un Leonardo? Esiste oggi un Leonardo? Un Platone? Un filosofo come Platone, che a distanza di migliaia di anni vende ancora decine e decine e decine di migliaia di libri, di copie dei suoi libri, e ancora è quasi incompreso dopo migliaia di anni, ancora è oggetto di studio, di riflessioni, di speculazioni intellettuali. Quanto vale oggi un ragazzo, un uomo che avesse le perché in potenza ci sarà in tutto il mondo, per diamine siamo molti di più di quelli che c'erano all'epoca, quindi per una mera questione probabilistica ci sarà un Platone in potenza in tutto il globo? Ci sarà un Leonardo in potenza in tutto il globo? E oggi questo famoso rapporto costi-benefici che facciamo porta tanti ragazzi in potenza, che potrebbero essere in potenza a qualcosa di simile, a dire: "Beh, ma io devo studiare filosofia, studio arte e poi che faccio? Mi metto a dipingere in mezzo alla strada? Mi metto su una cassetta di legno, mi metto a filosofeggiare in un parco?" Ecco, questo è il vero e radicale cambiamento avvenuto proprio nelle nostre menti. Oggettivamente, chi di noi di fronte a un figlio che gli dovesse dire: "Mamma, papà, voglio studiare voglio fare il filosofo", qual è la prima risposta che gli viene data a quel ragazzo? Ma dove vuoi andare facendo il filosofo? E questo da parte penso Trovati, del un lavoro studia, sicuro. prendi bei voti, Il pezzo di trovati un carta, lavoro sicuro, sicuro, esatto. fatti il mutuo per la casa e poi vedrai che arriverà la pensione. Esatto. E il pezzo di carta dove lo lasciamo? Cioè, quello è importante, il famigerato pezzo di carta, che per carità, cioè se uno vuole diventare Platone magari è bene che anche che se lo prenda il pezzo di carta. Il problema è proprio quello, cioè noi abbiamo creato non solo una società e un modello economico, ma proprio un modo di pensare nostro, dalla persona al vertice fino alla persona più semplice, è proprio un modo che ormai è intrinseco. Se domani mattina il governo dovesse stabilire che stanzia 1.000.000.000 di euro perché vuole favorire nuovi artisti, nuovi musicisti, nuovi filosofi, nuovi
cantautori, ma saremmo sconvolti, ci stracceremmo le vesti, "Ah, ma come? Io non trovo il lavoro da 300 € al mese che tanto vorrei e stiamo a pensare ai filosofi", cioè eppure a me quella Grecia lì mi sembra che fosse bella. L'Italia del Rinascimento mi sembra che fosse molto carina. E quindi forse siamo noi che abbiamo sbarellato 'sto rapporto costi-benefici. E quindi questo vale, come dicevo prima, è per questo che dicevo lo riallaccio anche ai rapporti poi personali. Cioè alla fine quando si arriva a un certo punto, quante volte si dice: "Ma sì, però c'ho provato 1000 volte, ho fatto 1000 tentativi, 1000 difficoltà, una fatica", quindi quella fatica, cioè il costo non vale i benefici. Ma tutta 'sta fatica quando invece cosa ci vuole? È pieno il mondo, esco, prendo il modello nuovo, pronti. E Ma in peccato effetti che Marco mi viene da riflettere su una cosa anche, per esempio adesso m'è venuta un'immagine, cioè mentre parli mi scorrono un sacco di immagini. Per esempio adesso, guardiamo un attimino anche il discorso del cibo, tutto pronto. Io ricordo quando ero piccola che mia madre, mia nonna, ovviamente mi coinvolgevano nel preparare anche la cena, i pranzi. Magari ci si metteva 3 volte di più, perché ovviamente io, mia sorella, mio fratello, insomma ovviamente un po' di caos lo creavamo, però ci insegnavano anche il valore di quella cosa. Cioè io mi ricordo per esempio quando si faceva la pasta fatta in casa o una torta e si era tutti lì, chi sbriciolava i biscotti, chi magari montava le uova, capito? Cioè, si faceva la pasta in casa o gli gnocchi, il fatto di tagliarli, cioè poi quando andavi a cuocerli, cioè ti sembrava quasi che fossero più buoni. Ecco, tutto questo si è perso. Oggi il tutto pronto è anche perché, vabbè, faccio prima. E vabbè, ma poi fai non vale la prima. pena, 2 ore di lavoro e compro la farina e compra quello, alla fine ho speso 10 €, 2 € ne compro 2 chili e sono a posto. Quello è il ragionamento che facevano tutti. Ma io Esatto. compreso, attenzione, non è che mi sto mettendo dalla parte Ma della noi della siamo nati in cattedra. questo, cioè abbiamo avuto Esatto. il nostro sviluppo, diciamo, di parte economica iniziale della nostra vita proprio con questo concetto. E anch'io, devo dir la verità, lo sto riscoprendo molto nell'ultimo decennio, da quando ho cambiato radicalmente lavoro. Però anch'io prima con quel tipo di lavoro dicevo: "Ma chi me lo fa fare di mettermi lì a far da mangiare, compro, è Cer già tutto pronto e ho tempo per andare al bar alla sera a farmi 3 cocktail con gli amici", che ci sta benissimo, anzi voglio dire forse oggi è anche una delle cose che manca di più. Però magari qualche volta sarebbe stato bello, invece di andare al bar a bersi i 3 cocktail, dire: "Ragazzi, ci prepariamo una cena fatta da noi manualmente?" Cioè, esatto. ecco, questa cosa che magari è mancata di più rispetto, cioè il tutto subito, il tutto pronto, e noi stiamo anche, portando avanti delle nuove generazioni che vogliono tutto subito, che pretendono tutto subito. Io ricordo anche come Perché una gli insegniamo volta, quello. sì, che come una volta ovviamente c'era questa parte di tirocinio e poi facevi quel lavoro magari anche per tutta la vita, ma avevi imparato. Tu prima hai parlato di Leonardo. Si andava nelle officine, adesso non mi viene il termine Nelle corretto, ma botteghe, magari, come? nelle botteghe. Nelle botteghe, grazie, si imparava l'arte e poi si faceva quello magari per tutta la vita. Oggi invece anche il lavoro in continua evoluzione, si cambia sempre, ma voglio dire, come hai detto tu, ci mettiamo in mezzo anche noi in questa in questa situazione. Io ricordo quanti posti di lavoro ho cambiato, quante relazioni cambiate, quante amicizie iniziate e finite anche in fretta. Però è anche vero che le poche amicizie vere, ti rendi conto,
che ci sono perché quando c'è qualcosa vai a riparare e non le sostituisci. E Sì. credo che ognuno di noi abbia qualcuna di queste amicizie che si porta avanti magari dall'infanzia e quindi dovremmo capire proprio da quello, cioè da come ci siamo comportati con quelle persone. Sì. Marco, a te per Sì. concludere. Guarda, volevo concludere provando appunto ad interagire con Simon che intanto ringrazio e che ci dà sempre degli splendidi spunti. Volevo provare a ribaltare questa sua domanda, perché lui ci chiede: "Ma Platone oggi vorrebbe vivere? Se è nato allora è perché allora poteva essere Platone". Io vorrei ribaltare questa domanda. Perché? Platone ne abbiamo parlato. Prendiamo per esempio altre 2 figure, penso di un'importanza titanica: Aristotele, Giordano Bruno, Gesù. Facciamo 3, così abbiam fatto la Un blame. triade. Io non sono così sicuro che abbiano voluto vivere in quel periodo, perché non gli è andata bene, bene, bene. Ma erano e sono stati disposti a morire pur di fare affermare, poter dire ad alta voce quello che per loro era importante. Ora, sono casi estremi, ma quanti di noi sarebbero disposti a farsi mettere su una pira pur di non rinnegare una loro convinzione, una loro idea, un loro principio che ritengono fondamentali? Questo fa la differenza delle epoche. Cioè non è che c'è uno in alto che dà le carte e dice: "Cià, oggi facciamo che per 50 anni andiamo di Leonardo, Raffaello e così via". Poi cambia il mazzo e dice: "Cià, adesso però buona adesso facciamo 50 anni di Monti, di Letta, di no, cioè non funziona così. Cioè le società si adeguano, seppur con contributi diversi. È ovvio che ci sono persone da sempre più influenti, altre meno. Il re storicamente qualcosina contava. Però alla fine la differenza, come diceva Totò, è la somma che fa il totale. Cioè se noi per il 99% come genitori la lezione che diamo ai nostri figli è quella che abbiamo magistralmente ascoltato prima da Serena, e lo facciamo addirittura lo facciamo in buona fede, cioè non è che lo facciamo perché gli vogliamo male ai figli, ma perché effettivamente pensiamo di fare il loro bene, e poi però ci ragioniamo e diciamo: "Ma e perché non funziona 'sta cosa?" E capiamo che il problema siamo noi. Questo non vuol dire che uno poi si debba mettere a flagellarsi o che debba andare in giro col cilicio, no. Cioè, però capire cosa non ha funzionato, e qui arriviamo al fulcro della puntata, vuol dire poter essere in grado di ripararlo. Fino a che io non capisco perché una cosa non funziona, non la potrò mai riparare. Un bambino che non ha tutte queste paturnie che sono state poi mano a mano inserite nel nostro modus operandi, dopo poco che ha un gioco in mano, che cosa fa? Inizia a smontarlo, ce lo fa a pezzi, perché lo vuole capire. Cioè, ma lo fa proprio a lo distrugge, vuole vedere cosa c'è dentro, cos'è che gli fa fare quel movimento lì, perché questa roba fa questo rumore, lo sbatte, vuole sentire il rumore, lo mette in bocca per sentirne il gusto, prova a morderlo, lo sbatte per terra. Lui vuole capire, il suo obiettivo è capire. E qui anche in funzione proprio di quello che, ci diceva anche Simon prima, che è giustissimo, cioè il sostituire il come al perché. Io vi invito, se cercate su internet ne troverete a decine, a centinaia, e io me li sono gustati tutti dal primo all'ultimo, tutti i possibili video che ha fatto per esempio Carpe Oro su quello che lui ha soprannominato la differenza tra il pensiero magico e il pensiero simbolico, sono esattamente questo. E lui che ha lavorato nel mondo della pubblicità, io ricordo una delle ultime conferenze che vidi su YouTube
prima poi di conoscerlo e tutto il resto, e mi lasciò disarmato, perché effettivamente proviamo a pensare a che step siamo arrivati. Qui parliamo della sostituzione, del comprare, buttare via e ricomprare. Addirittura adesso la pubblicità cosa ti dice? Why buy? Perché devi comprare la macchina? Ma sei matto? Ma non la compri, ma te la do io, mi dai un quinto del tuo stipendio tutti i mesi e fra 2 anni, pensa che fortuna, me la ridai indietro, la buttiamo via, te ne do una nuova e mi ricominci a pagare di nuovo sempre con un quinto del tuo stipendio, ma pensa che figata. Non sei contento? Ma perché mai dovresti comprarti una macchina? E capite il livello dove siamo arrivati, cioè non siamo più neanche al come, siamo arrivati al contro perché. Cioè ti Mi piace ribalto la addi cosa del contro perché, cioè anche esatto, che cioè diventa poi il contro come, perché non ti permetto più di ragionare sul come. Infatti Marco, esatto. volevo fare, E proprio lui una guarda, chiosa su Serena, quello che tu per hai. chiudere su Carpe Oro, ma ripeto, andatevelo a cercare perché i video sono veramente fantastici. L'altro esempio che lui fa spessissimo è del tonno Riomare. Lui diceva: "Se io vi dico una marca di tonno, cosa vi viene in mente?" E tutta la sala: "Riomare". E cosa diceva? "Che è talmente morbido che si taglia con un grissino, vero?" E tutti: "Sì!" Cioè, ma voi l'avete mai visto un trancio di tonno come è fatto? Avete mai provato a tagliarlo con un grissino e vedere cosa succede? Ecco, non è che niente niente vi dovevate chiedere: perché si taglia con un grissino? E magari vi veniva il dubbio che non è che era buono buono, eppure voi lo compravate proprio per quello, perché si tagliava con un grissino. E cioè, sono disarmanti queste io le prime volte ammetto che accusavo il colpo, perché mi sembrava di non aver vissuto. Marco, infatti volevo riportare un po', cioè ritornare un attimo all'esempio che hai fatto dei bambini che loro adorano, scoprire cosa accade ai giochi. Ecco, per esempio noi siamo in una generazione in cui i bambini questa roba qua la conoscono molto meglio di noi, cioè nascono che hanno già le informazioni nel loro DNA per saper gestire questi. Bene, oggi gli smartphone non si possono più aprire. Tu non puoi più scoprire come è fatto. Perché? Perché non lo devi riparare. Infatti ti dicono datelo a noi quando avete finito, no? Cioè, oppure ve lo ripariamo noi. Poi la maggior parte delle volte cosa ti dicono? Te ne do uno sostitutivo. Interessante anche questo aspetto. Però il bambino, per esempio, non deve più crescere imparando come sono fatte le cose. Tu fidati di noi, punto. Ma sai che mi hai fatto Anzi, venire in anzi, mente scusa una roba Marco, enorme. scusa, anzi ti dicono così è più sicuro. Certo, ci mancherebbe. No, mi hai fatto venire effettivamente in mente una cosa enorme, perché quando tu hai detto, hanno già in mente questo meccanismo, io ho un bimbo piccolo e lui banalmente si incarognisce ogni volta sul televisore perché lui prova col ditino, perché per lui è scontato che se mette il dito, deve succedere qualcosa col telefonino, cioè e quindi è lì e ha voglia a spiegare che no. E tante volte banalmente però fa fatica a usare il telecomando, perché per lui è normale che deve essere touch la cosa, non è che io schiaccio qui e succede lì, no. Cioè deve essere una roba che io e però se ci pensi il gesto più comune qual è? Fop, 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 oh. Cioè cambio, sostituisco, 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 sostituisco. Cioè è un gesto continuo che tutti noi facciamo quotidianamente, alcuni lo chiamano sflippare, cioè di continuare a scorrere, ma alla fine tu stai continuando a cambiare. Cambio, 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 a una velocità sempre più alta. E io vedo quelle rare volte che prende in mano il telefonino, perché magari ogni tanto
glielo si concede, per carità, poi non bisogna mai cadere negli estremi, cioè a quel punto allora gli metto una pelle d'orso addosso e vai e sopravvivi no, cioè non funziona così, ci vuole una via di mezzo, perché No, niente deve è bene o essere male in valore assoluto. la persona deve essere inserita nel paradigma in cui vive, ma con pensiero critico, ovviamente, Esattamente, sempre. esattamente. Abbiamo visto quel bellissimo esempio. Ecco, adesso m'è venuto in mente, temporeggiavo perché non mi veniva il nome. Bianca Jane. Cos'era quella ragazzina? Era una roba meravigliosa, eppure non è che, mandasse i piccioni viaggiatori. Aveva un account, Instagram, aveva un blog, ma li usava per quello che per lei era importante, cioè li usava come dei mezzi. Poi allo stesso tempo era in grado di farsi una doccia ghiacciata alle 4 del mattino col papà per fare l'allenamento militare, ma cioè, quindi bisogna sempre trovare un compromesso, cioè non si io sento tanti adesso che dicono: "Ci andiamo adesso creiamo una società sulle montagne, ce ne andiamo sulle montagne e ritorniamo a vivere come i primitivi." Per carità, non è detto che sia una brutta scelta, cioè magari, qualche gesto catartico a volte funziona, però non sono sicuro che sia quella la è un po' come, di nuovo, non voler riparare. Cioè dire: "Qui questo tipo di evoluzione è andato male, buttiamo via tutto, torniamo indietro di 400 anni, 500 anni e ricominciamo da capo." Ho capito, ma hai capito cosa non ha funzionato? Però Perché vuol magari dire buttare via tutto quello che abbiamo adesso. E esatto, cioè il anche qua paradosso è siamo quello, è esatto, ricadere paradossalmente pure in una scelta così radicale, alla fine come vedi ricadi comunque in quel paradigma lì. E se glielo vai a dire esatto, a uno, non lo ammetterà mai, ma alla fine lì vai a ricadere, non ripari. Anzi, stai esatto. buttando via invece che gli ultimi 5 anni, gli ultimi 500 anni di evoluzione. È una cosa brutta. Forse non so, la butto lì, ma forse sta arrivando anche nella visione sanitaria. Cioè adesso una persona non si cura, gli si mette lo si dota di un sistema di protezione, di una sorta di garanzia, si fa un'estensione di garanzia in modo che sia più facile che non si rompa, e se poi proprio si rompe, oi, non è che ne troveremo un altro. Io mi ricordo cos'erano i medici di famiglia, senza generalizzare perché ne conosco ancora di eccelsi, ma mi ricordo qual era la media del medico di famiglia di 20 anni fa e di 30 anni fa e quale sia quella di oggi. Secondo me non sono paragonabili, tolti appunto le eccezioni, perché c'erano dei grandi animali anche 30 anni fa e ci sono delle grandi persone anche oggi, quindi ovvio che vale sempre tutto il contrario di tutto, ma non è paragonabile. Perché? Perché non oggi se vai dal medico di famiglia mediamente non ha più lo scopo di curarti. Tu gli dici il problema e lui ti manda al centro assistenza più vicino. Cioè tu dici: "Ho male alla gamba", bene, vado a fare una visita specialistica dall'ortopedico. "Mi fa male il cuore", guardi c'è un centro assistenza lì, vada dal cardiologo e le danno l'estensione. È così, Marco, è mi viene così. da pensare tutto il discorso che comunque ormai è standardizzato su qualsiasi settore. Adesso tu hai parlato in campo medico, però lo estendiamo a tutti i settori che si seguono i protocolli. I protocolli sono Certo. standardizzazioni e quindi non più fare qualcosa di personalizzato, perché ritorniamo al discorso di prima, la standardizzazione è il tutto subito, tutto pronto. Citiamo tante volte i film, se pensiamo al film Io Robot, la standardizzazione delle cioè il protagonista Will Smith, quello di cui si crucciava era che un robot appunto avesse fatto un rapporto costi-benefici e stabilito di salvare lui e non
la bimba che era in macchina con lui, perché adesso non ricordo se avesse delle patologie o era in una situazione più difficile, quindi aveva minori possibilità di sopravvivere sostanzialmente. Quindi aveva seguito un protocollo e lui questo lo attribuiva alla mancanza di un'anima, di una coscienza. Cioè, se tu avessi avuto un'anima e una coscienza, avresti capito che non ero io da salvare, era la bimba da salvare, anche se c'erano meno possibilità che sopravvivesse. E alla fine, se andiamo a vedere, si scontra tutto lì. Cioè alla fine andava tutto a ramengo, come si suol dire, proprio per quello, per i protocolli, perché si seguì il computer centrale ha seguito talmente tanto bene il protocollo, ha preso talmente alla lettera il protocollo, che si era rivoltato contro le regole stesse che gli aveva imposto il suo creatore. E alla fine poi ovviamente ci vuole sempre la beffa, quindi Will Smith poi invece viene proprio salvato e aiutato dall'unico robottino che invece l'aveva sviluppata quell'anima, era in grado di provare delle emozioni e quindi di capire che se anche sul libro c'era scritto una cosa, in università mi avevano insegnato una cosa, ci poteva essere, e che per carità magari era anche giusta, però ci poteva essere un momento specifico nel quale andava applicata una coscienza, andava applicata un qualcosa di diverso. È questo. E qui stiamo arrivando, cioè, è lì che stiamo arrivando. Se vediamo adesso, addirittura a livello come stiamo gestendo la cosa, ci devono essere dei protocolli. Io seguivo stasera, dice, no, qui c'è un problema. Oh, dicevo, finalmente sono accorti che c'è un problema. Sentiamo, mancano dei protocolli uguali per tutti gli stati. E ho detto, no, è proprio quello. Ma no, è il contrario, ma no, non fate così, ma per favore, non mi deprimete. E però è quello. Alla fine è veramente brutto da pensare, ma il meccanismo è quello. Il meccanismo è veramente turpe. Io l'ho detto tante volte, adesso non vorrei deviare su quel tema perché non è il palinsesto giusto, ma io non ho mai visto nessun medico che curasse nessun tipo di polmonite conosciuta al mondo con la sola tachipirina. Mai nella mia vita. Eppure è bastato un'indicazione, un protocollo e in 24 ore è diventato giusto. Cioè si è cancellata l'intera storia della medicina perché il libretto delle istruzioni diceva quello. Cioè lo prendo solo come esempio, a prescindere, ripeto sempre, una volta in più non fa mai male, a prescindere da come uno la pensi, dal giudizio etico, morale, ma proprio Ma non come è quello, esempio. Cioè, insomma, non è quello dove è esatto, proprio il concetto esatto, mi che hanno è detto così e così. importante. Che sembra quello che si è sempre criticato dei soldati, cioè belli, coraggiosi, forti, però alla fine sempre quella roba di dire vabbè, te ti dicono di dare la testata contro il muro, sì signore, bam, gli dai una bella craniata, quindi non è mai stato quello il punto di forza del prototipo del soldato. E che è una cosa brutta e quindi per chiudere, come dicevamo forse nel titolo e nella descrizione, tutto questo modo di pensare, questo sistema che chiamiamo neoliberista, ma probabilmente molto più profondo della sola definizione di neoliberista, non è solo un qualcosa di economico, ma è qualcosa che è andato proprio nelle scienze sociali, nella psiche e nella vita quotidiana di tutti i giorni, dove purtroppo anche senza accorgercene, come l'esempio che faceva Serena quando ci relazioniamo con i nostri figli, sì, dice, come diceva Totò, siate uomini e non caporali. Effettivamente Totò ne sapeva, era un gran signore, mettiamola così, Diciamo era che veramente, non era un personaggio a caso, ecco. no, era veramente una di quelle altre Non figure. era un personaggio standardizzato. No, era veramente geniale. E anche lui, quante volte riguardiamo un film adesso a distanza e si apre un altro mondo, cioè gente che viveva veramente avanti, veramente avanti. Quindi forse dobbiamo riflettere un po' di più su quello che facciamo quotidianamente, perché tante volte volendo fare del bene, ripeto, perché un genitore il male del figlio sicuramente non lo vuole, ma non facciamo quello. Magari evitiamo quella frase
La generazione dei nostri nonni ha voluto sicuramente tanto bene ai loro figli, ma gli voleva talmente tanto bene da dirgli: "Tu devi studiare, ma non perché devi diventare più intelligente, perché non devi fare il lavoro che faccio io. Tu non devi lavorare e fare i sacrifici che ho fatto io. E tu devi mettere il camice, devi". Mi ricordo sempre mio nonno mi diceva: "Ah, cioè tu con la camicia tutti i giorni", cioè per loro era un orgoglio, e però forse è sbagliato. Cioè chi l'ha detto che uno a fare, che ne so, il tornitore o lavorare in una fabbrica, in un'acciaieria, anche le cose più pesanti del io i portuali per esempio, un esempio di adesso, cioè sentivo parlare e fare dei discorsi ai portuali, ci picchia, come si Marco, direbbe, cioè sembravano degli statisti, cioè, quindi magari son più felici loro, cioè magari è meglio così. Marco, perché non imparare a riparare con loro ciò che si rompe? Con l'apostrofo o senza? Con loro o con loro? Beh, a ognuno la A sua ognuno la sua. scelta, con o senza con o senza apostrofo. No, bellissimo tema, potremmo penso andare avanti per dei giorni su questo Anche tema perché perché si aprono gli esempi sì. sono tantissimi che possiamo fare per come appunto questo modo di pensare neoliberista appunto si è insinuato nei meandri anche del nostro cervello, pur a volte magari dicendo: "No, io non sono così", però quando ritorniamo poi alla meccanicità della quotidianità, invece ci rendiamo conto di quante cose, anche inconsciamente, inconsapevolmente, facciamo attraverso un pensiero neoliberista ed è, ripeto, qualcosa di inconscio, di inconsapevole che ormai si è inserito nel paradigma in cui viviamo. Uscirne si può, certo, ovviamente attraverso lo sviluppo del pensiero critico e attraverso, come diciamo sempre Marco, azioni diverse, perché come diceva Einstein, non puoi ottenere risultati diversi facendo sempre le stesse cose. E vedi come sembrano geniali queste persone che alla fine hanno detto cose, ma senza volerne dare un son banali, cioè sono cose talmente banali che però uno non ci pensa. Il problema è proprio Esatto, quello, cioè alla fine esatto, diventano cose geniali proprio perché alla fine sono talmente basilari che non ci pensa più nessuno. Il problema è proprio lì, il pensare. esatto. Quindi E noi pensate invitiamo gente, sempre pensate. a alla famosa frase cogito ergo sum e quindi penso dunque sono, ma ricordiamoci che pensare e essere pensati dai pensieri degli altri sono 2 cose completamente diverse. Spesso si dice: "Io penso", in realtà ci stiamo facendo pensare. E con questa chicca Sum ergo ve lo dico cogito da quindi. sola, ovviamente, come Marco. Sum ergo cogito, magari cerchiamo Sumergo cogito. No, stavo ribaltiamo. dicendo me lo dico da sola con questa chicca, okay. Io direi che possiamo concludere Marco, perché ovviamente potremmo, come dici tu, andare avanti magari ore e ore a parlarne. Fateci E sapere nei commenti se volete che lo facciamo, cioè se volete che facciamo certo. approfondire ancora questo tema, veramente penso che tra gli spunti che ci vengono sentendoci a vicenda e quelli che ci arrivano in chat possiamo tirare fino a Natale almeno con con questo argomento, perché è veramente vastissimo, cioè andrebbe toccato ogni aspetto della nostra vita quotidiana, ogni disciplina delle scienze sociali, matematiche, fisiche conosciute, cioè, c'è tanto. Esatto. Marco, a te i saluti finali. Allora, cosa dire? Siccome siamo consumisti, perché orgogliosamente consumisti, iscrivetevi e mettete un mi piace perché questo video va consumato e possibilmente non va sostituito. Quindi fateci sapere se avete sentito cose che vanno riparate in quello che noi abbiamo detto
e noi saremmo dispostissimi a ripararle nelle prossime puntate. Vedi, adesso mi veniva un altro spunto, gli esami di riparazione. Si facevano gli esami di riparazione, non si veniva rimandati. Tipo qualcosa che mi arriva a casa non funziona e lo rimando indietro. Si facevano gli esami di riparazione. Si riparava, non è che si rimandava. Comunque, come detto, potremmo Che anche qua si andare apre perché si si apre un altro apre mondo. un altro mondo da trattare, sul rimandare, Chiudi tu Serena, perché sennò sul io fare. mentre parlo me ne vengono chiudi tu per favore, chiudi, mi taccio, chiudi tu per favore. Allora, grazie veramente come sempre a tutti quanti per essere stati con noi, anche a chi ci ascolterà poi in differita, come diceva Marco poco fa. Fateci sapere nei commenti magari cosa ne pensate e ovviamente ringraziamo anche tutti coloro che hanno scritto in chat e ci hanno dato degli ulteriori spunti di riflessione. Ma adesso basta, se no Marco continua Allora. fino a Natale. E quindi Marco, grazie di nuovo a tutti, grazie Marco e sigla.